In questi ultimi giorni Earth 2 ci sta dando diverse piccole soddisfazioni, molte di più rispetto a quelle che ci ha dato durante il corso dell'intero ultimo anno. Ma prima di iniziare, benvenuti in un nuovo video BOAP. Come state? Spero stiate passando una piacevole giornata. Io non posso ancora dirvi com'è la mia giornata, visto che è mattina presto e ho appena iniziato a registrare questo video. Incredibile, giuro, nemmeno a farlo apposta. Non ho fatto nemmeno in tempo a dirlo che mi è caduta e si è rotta la torcia che utilizzo come seconda luce per il mio volto. Fantastico. Vorrà dire che dovrò aprire di più quella finestra per rendere l'inquadratura un po' più luminosa e mi attrezzerò ad acquistare una nuova luce possibilmente migliore di una torcia. Dove eravamo rimasti? Ah, sì. Oggi parleremo della nuova acquisizione di Earth 2. Per chi è nuovo e non lo sa, ho realizzato un'intera playlist dove parlo proprio di Earth 2. Gli sviluppatori hanno infatti da poco ufficializzato di aver acquistato la tecnologia sottostante a drone e vorrei analizzare insieme a voi questo annuncio, aggiungendo anche qualche mio pensiero al riguardo. Partendo dal fatto che credo sia stata un'ottima mossa per Earth 2. Aiuterà la piattaforma a spingersi a un livello successivo, livello che senza l'ausilio di droni potrebbe non raggiungere. The Earth 2 team has been hard at work behind the scenes through 2021, bringing our project vision to life and working to properly position the platform for the future. Today we're excited to announce a key step forward in those plans, with the acquisition of the technology behind the competitive shooter drone. Perché significa che adesso possiedono tutta la tecnologia a cui ha lavorato il team dietro al progetto drone. Tra l'altro in una linea temporale differente, che significa che se Earth 2 ha lavorato per un anno al suo progetto e quelli di drone hanno lavorato per qualche anno al loro progetto, noi avremo una somma di questo lavoro che farà sì che molto probabilmente avremo una maggiore qualità, in modo che anche gli sviluppatori di Earth 2 non debbano andare da capo a ricostruire quello che è il loro PvP, quello che è il loro metodo di costruzione o le loro animazioni. Poter partire con delle basi ancora più che solide è chiaramente meglio. Questo non vuol dire che si passerà immediatamente alla fase 3, ma che gli renderà più facile poter fare quest'ultima operazione. Altrimenti le altre soluzioni erano, come dicevo in precedenza, o lavorare di fretta e ottenere un risultato mediocre, o lavorare per diversi anni e ottenere un risultato ottimale. Prima che mi dimentico, hanno da poco ridato la possibilità di acquistare i terreni su Earth 2, tra l'altro anche a un prezzo più basso, visto che hanno fatto degli aggiornamenti sui tiles. Se volete entrare in questo metaverso vi consiglio chiaramente di utilizzare il mio codice di riferimento, perché se lo fate voi riceverete uno sconto su tutti i vostri acquisti e anch'io ne trarrò dei benefici. Questo non vuole essere un consiglio finanziario però, sia chiaro, ma un'informazione in più per chi fosse interessato ad entrare. Tornando invece a Drone, c'è da dire che nonostante non sia un gioco famosissimo, viene comunque rispettata quella che è la sua tecnologia. Per la sua grafica, per la sua intuitività, per le sue animazioni, la sua fluidità. Aperta parentesi, a proposito di intuitività. Preferisco nettamente l'approccio che c'è attualmente su Drone per costruire degli edifici rispetto a quello che magari c'è su Earth 2 per costruire degli hollow buildings. Infatti spero poi che vadano a utilizzare l'editor di Drone o comunque un qualcosa di simile. Forzare delle persone a utilizzare quello che è un arrangiamento di un programma 3D non lo trovo intelligente, perché molte persone sono entrati con una facilità estrema nell'acquistare, dove bastava selezionare delle caselle e cliccare compra, ma una difficoltà estrema nel costruire perché non hanno un'esperienza tale da poter utilizzare determinati programmi, specialmente se fatti male. Se devo essere sincero, sono molto curioso di vedere quello che sarà il risultato finale di Earth 2, perché tra tutti i metaversi, o perlomeno tra quelli che conosco io, è quello che ha un approccio grafico più estremo, più simile alla realtà. E se voi sviluppatori di Earth 2 mi state ascoltando, ma non credo minimamente, non deludetemi. Per chi volesse provare a giocare a drone e capire magari alcune caratteristiche, alcune dinamiche che poi potrebbero tornare utili in Earth 2, si può scaricare la versione di prova gratuita e non vi conviene, da quello che ho capito, acquistare il gioco per intero, visto che in futuro
gli sviluppatori di Art2 vorranno rendere gratis anche quello. Spero che il video sia stato di vostro aiuto o che comunque sia stato gradito. Vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi. Se volete potete anche seguirmi su Instagram, dove pubblico comunque aggiornamenti sia su Art2 ma anche su molte altre cose e perché no anche sulla mia vita quotidiana. Noi ci vediamo sicuramente presto con qualche nuovo contenuto.